Ciao a tutti, sono Marcello Messina. Oggi ho scelto di realizzare questo video sull'imbobinamento dei mulinelli. Ho preso questa decisione in quanto sono stati in tanti presso la nostra pagina Trabucco o sul nostro canale YouTube a chiederci appunto quali sono gli accorgimenti che spesso noi adottiamo, noi del team Trabucco chiaramente, che spesso adottiamo quando andiamo a imbobinare mulinelli. Pertanto ho deciso di realizzare questo video con una serie di accorgimenti. È un'operazione abbastanza semplice, ma può essere d'aiuto innanzitutto ai neofiti che si affacciano a questa disciplina, il surfcasting, e poi in generale a tutti coloro i quali magari hanno sempre voglia di imparare, ma magari un accorgimento, una virgola, un qualcosa che può fare la differenza e può aiutarli a migliorare il modo di fare le cose. Detto questo, prima di parlare degli accorgimenti necessari, vediamo cosa ci serve. Qui con me ho il mulinello da imbobinare, un Ceres 8000, che è una bobina abbastanza larga e profonda, quindi necessita veramente di tanto filo, per cui lo andrò ad agganciare al manico di una canna da pesca, l'Interstellar, quindi mi servirà soltanto il manico per tenere ben fermo il mulinello. Un monofilo, senza bisogno di andare a prendere un monofilo molto costoso, magari un po' più economico, che servirà per fare il fondo del mulinello, quindi un monofilo che andrà onestamente sprecato. Il Max Plus è un buon monofilo, ma è anche con un buon rapporto qualità-prezzo, e quindi decido di utilizzare in questo caso questo monofilo di qui per fare il fondo, e un monofilo che andrò a utilizzare poi come finale, nel senso come filo effettivamente imbobinato che andrò a utilizzare effettivamente in pesca, alla quale alla fine andremo a collegare il nostro shock leader, il nostro sgancio rapido e tra le cose che ci servono per chiudere, quindi un elastico per capelli. Andiamo poi a vedere per cosa ci serve. Questo è uno di quelli ricavati un elastico ricavato dalle bobine dell'FC 403 una volta terminate, ma va benissimo anche un comune elastico per capelli, forbici ben affilate e nastro di carta. Uno degli accorgimenti necessari intanto è quello di cercare di non fare troppa differenza tra il diametro del filo che avremo come fondo e il diametro che poi avremo in pesca effettivo del nostro mulinello. Quindi in questo caso io necessito, in quanto sto imbobinando questo mulinello per una pesca a mare calmo, poco mosso, necessito di imbobinare uno 0,18 e di conseguenza andrò a fare il fondo con uno 0,25, quindi un monofilo un po' più grosso, ma che effettivamente non ha una grandissima differenza col 18, cioè il mulinello necessita di molto filo, però se io andassi a imbobinare uno 0,40 per sbrigarmi e con soli 100-120 metri di fondo già passare al mio 0,18, ci sarebbero troppe differenze nell'imbobinamento tra come il mulinello si chiama imbobina un filo così grosso come il 40 e un filo così sottile come il 18. Quindi l'accorgimento che sto utilizzando appunto è quello di andare con un 25 e poi sovrapporre sopra uno 0,18. Qualora volessi utilizzare un filo leggermente più grosso, ad esempio un 30, oppure un filo ancora più sottile per quanto riguarda il fondo chiaramente, oppure un filo ancora più sottile per quanto riguarda il filo in bobina, perché voglio pescare le mormore a lunghissima distanza a mare piatto, l'accorgimento che posso utilizzare è quella di sempre non esagerare col filo in bobina che utilizzo per il fondo. Chiaramente non andiamo mai a un 40 o un 50, a meno che non abbiamo bisogno di un filo proprio grosso in bobina per il tipo di pesca che stiamo andando a realizzare. Però dico, evitiamo di esagerare, andiamo sempre magari su un 25, 28, 30. A un certo punto ci fermiamo, mettiamo un centinaio di metri di un filo molto sottile, che non è quello poi che andremo a utilizzare come filo finale, quindi un 16, magari un 14, sempre
su una fascia di prezzo economica per evitare sprechi eccessivi, e poi andiamo a imbobinare il nostro filo in bobina super sottile. In questo modo quel filo di mezzo che ci sarà tra il diametro grosso e il diametro super sottile andrà a compattare la bobina, andando a riempire tutti quegli angoli, quegli spigoli e quegli spazi che si sono venuti a creare nell'imbobinamento del filo più grosso. Detto questo, adesso iniziamo. Quindi a questo punto iniziamo prendendo il nostro nastro di carta, ne tagliamo un pezzetto e lo facciamo in piccoli triangolini. Non so se si vede, lo andrò ad appuntare sulla mia scrivania, pronti e comodi da essere presi senza perdere tempo per dopo. Ok, dopodiché prendiamo la nostra bobina del filo che utilizzeremo per fare il nostro fondo, lo andrò a appoggiare a terra in questo modo. Il filo fuoriuscirà in questo modo di qui, farà sicuramente tante spire, ma non ci importa in questo momento perché questo è il filo che utilizzerò per fare il fondo, quindi è un filo che morirà sotto, diciamo, sul fondo della bobina del mulinello, non andremo mai a sbobinarlo, quindi non è un problema. A questo punto prendo il monofilo, lo posiziono a terra e prendo il capo del mio monofilo, vado a piegarlo in questo modo, spero si veda, e faccio un nodo scorsoio. Bastano 3 giri, 1, 2, 3. Taglio l'eccedenza, apro l'archetto del mio mulinello, metto quest'asola che mi sono andato a creare e la faccio stringere proprio qui, così. A questo punto faccio un mezzo collo e lo vado a sovrapporre al nodo, anche 2 volte. Fatto ciò, do giusto un paio di giri di manovella al mulinello. Qui c'è il mio nodo, lo vado a ricoprire con un pezzettino di nastro di carta. Una volta coperto, inizierò a fare il mio letto. Questo mulinello è dichiarato per contenere 410 metri di 0,30. Qui abbiamo uno 0,25. Ora, come andare a fare il calcolo preciso di quanto filo deve contenere questo mulinello, visti i diametri che noi dobbiamo andare a fare, è un qualcosa che arriva poi con l'esperienza. Un minimo facendo un mezzo calcolo matematico più o meno, un minimo anche poi a occhio. Personalmente penso che, visto e considerato che ci vogliono 410 metri di 0,30 con un 25, considerato che poi dobbiamo mettere un 18, possiamo intanto tranquillamente adoperarci per iniziare caricandone 300 di 0,25 e poi riguardare se quella differenza a occhio più o meno possiamo colmarla con i 300 metri di 0,18 che ho intenzione di mettere in bobina oppure no, ma 300 metri di 0,25 sono sicuro che ci vanno tranquillamente. Quindi intanto inizio a imbobinare. Tengo il mio monofilo qui in questo modo, conto i giri di manovella e comincio il mio imbobinamento. Questo è ciò che abbiamo ottenuto con i primi 300 metri di 0,25. Rimane il giusto spazio sia nel labbro inferiore che superiore. Quindi a questo punto vado a tagliare e vado a prendere il mio Surf FP 018.
lo vado a spacchettare, eccolo qua, e devo fare un nodo di congiunzione tra i due monofili. Andrò a fare un Albright, nodo Albright. Quindi prendo il filo giallo, lo piego in due in questo modo, vado con l'altro filo rosa, inserisco, sovrappongo e torno indietro. 6, 7, 8 volte, dipende, per poi reinserire da dove era passato, dall'occhiello da dove era passato la prima volta. Quindi tiro fino a un certo punto, bagno, lo accompagno sia da questo lato, via da questo e serro. Il nostro filo, il nostro nodo di congiunzione è stato fatto. Viene un nodo abbastanza piccolino. Tagliamo le eccedenze. Adesso dobbiamo prima di tutto accertarci che viene disposto correttamente nella bobina. Quindi l'ideale tra l'altro è evitare che sia nella parte troppo alta, meglio la parte bassa o al massimo centrale. Ok, ora che il nodo si è andato a disporre nella nostra bobina, se lo arrivo a vedere, eccolo qua, mi ero preparato, come vi dicevo, i miei pezzettini di nastro di carta, vado a mettere uno di questi pezzettini qui sopra. Quindi a questo punto prendiamo la bobina, la mettiamo con questo lato rivolto verso di noi e questo lato rivolto verso la nostra destra e facciamo una prova. La teniamo in questo modo, libera di rotolare, e proviamo a dare 10, massimo 15 giri di manovella. Una volta fatto questo, allentiamo la frizione, sbobiniamo un poco di filo e l'avviciniamo. Guardate cosa è successo, come si è andato subito, ecco, a incrociare. Questo è perché noi in questo momento, con questo imbobinamento, gli stiamo facendo fare una spira in più di quella che già il monofilo ha ricevuto, diciamo, quando è stato passato nella bobina. Quindi a questo punto mettiamolo al contrario, quindi questo lato verso di noi, il resto dal lato esterno, e andiamo. Facciamo la prova adesso. Andiamo a dare sempre i nostri 10-15 giri di manovella, forse ho dato anche qualcuno in più. Adesso combiniamo. Come vedete non si va più a intrecciare. Quindi questo è il verso corretto per andare a imbobinare questo monofilo. A questo punto andremo a mettere i nostri 300 metri di filo nella nostra bobina. Quindi una volta passati i nostri 300 metri di monofilo nel mulinello, il mulinello è perfettamente imbobinato, come si vede. Quindi manca lo shock leader. Andiamo a prendere il nostro capo dello shock leader, eccolo qua. Questo è un 2057,
bobina abbiamo un 18, quindi due diametri molto simili. A questo punto possiamo o fare come abbiamo fatto poc'anzi, il nodo Albright o Albright Special, quindi con le spire sia ad andare sia a tornare per avere un po' più di grip, oppure possiamo fare il nodo Dropper, che è un nodo pure molto semplice, che abbiamo fatto vedere già precedentemente nei nostri video. Basta prendere i due capi del nostro monofilo, spero che si vede bene col nylon, mal che vada ci sono già i nostri video, addirittura fatto col cordino, quindi molto semplice da vedere. Facciamo un nodo semplice, proprio semplicissimo. Dopodiché prendiamo il nostro monofilo, lo disponiamo in questo modo, andiamo a incrociarlo più e più volte e una volta fatti 5, 6 giri, 7 giri, passiamo i due capi che avevamo annodato prima provvisoriamente all'interno di questa asoletta che si era creata. Tiriamo, bagniamo e serriamo. E anche questo è un ottimo nodo di giunzione. Tagliamo le eccedenze. Qualora non si fosse visto bene, cosa molto probabile visto i diametri dei monofili che stiamo trattando, andate a rivedervi il video in cui si vede con il cordino, quindi molto semplice e veloce da vedere. Quindi a questo punto dobbiamo passare il nostro shock leader. Rimettiamo la bobina nello stesso modo, lo andiamo, cerchiamo di rallentare quando stiamo per arrivare all'adesivo. Ecco. E a questo punto prendiamo il nostro ProSurf Power Clip, separiamo la guainetta dallo sgancio, prima infiliamo la guainetta, dopo infiliamo lo sgancio, fate il nodo che preferite, va bene un nodo uni, va bene un Palomar, va bene un clinch. Io preferisco andare di Palomar perché a mio parere è uno dei nodi più resistenti in assoluto, anche perché il filo viene doppiato. Bagniamo e serriamo. Vado a tagliare l'eccedenza, vado a mettere il nostro elastico per capelli e la nostra guainetta e adesso a questo punto andiamo ad inserire il nostro elastico in questo modo e il gioco è fatto. Ricordatevi, sempre con i nostri pezzettini di nastro di carta, di andarne a tagliare un quadratino, andarlo a inserire qui con scritto il diametro del monofilo che abbiamo imbobinato, in maniera tale da non fare confusione. Spero che il video vi sia piaciuto. Come vedete gli accorgimenti sono abbastanza pochi. Cercare di capire innanzitutto quanto filo andare a mettere in bobina purtroppo è un qualcosa che con l'esperienza ci si arriva. Dovete regolarvi anche un po' ad occhio, cercando di capire più o meno quanto spazio può prendere quel monofilo, tenendo conto di quanto è larga la bobina e quanto è alta la bobina, oltre che quanto è profonda. Al tempo stesso gli altri accorgimenti, quelli che abbiamo detto prima, quello di non esserci troppa differenza tra i diametri, il diametro iniziale e il diametro finale del fondo e del monofilo della bobina vero e proprio,
è che qualora andassimo a utilizzare un monofilo un po' più grosso e poi alla fine un monofilo molto sottile, andare a compattare il tutto con un monofilo intermedio, quindi comunque sottile, ma che diciamo intermedio tra i due diametri, che vada un attimino a compattare e a chiudere quegli spazi e quegli angoli che si vanno a creare con l'imbobinamento del filo grosso. Fatto questo, come vedete, abbiamo ottenuto un ottimo imbobinamento. Ci vediamo, ciao a tutti e alla prossima. Una piccola cosa la stavamo dimenticando. Meglio un mulinello leggermente scarico, quindi che comunque non comporta grossi problemi, al massimo un po' di attrito in più in uscita dalla bobina, ma neanche quello, quindi un pelino scarico, che un mulinello troppo carico, perché un mulinello con troppo filo in bobina è un mulinello che ad ogni lancio fa fuoriuscire una parrucca, quindi occhio a questo piccolo dettaglio.